Guardandovi in faccia direi che siete soddisfatti. Si è divertito persino il Zili qui. La prossima volta porterò il mio kit con pantaloncino attillato e magliettina, così potrò mettere in mostra la mia panzetta. E settimana prossima Cosa? Jeff Valtrompi a Wild. Proprio così. Mi sta parlando questa bicicletta. Ciao a tutti e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Oggi una delle novità più calde di questo 2024, la nuova Lee Coogan Crossfire Trail, bicicletta da 120 mm che va a mettersi un gradino più avanti della Crossfire 428, la bicicletta marathon per eccellenza del gruppo Lee Coogan. Questa è quella che loro chiamano trail, ma è quella che è pensata per i terreni più tecnici, per il cross country, ma anche per il divertimento. Pro rider contro l'endurista. Togli il caldo! 120 mm anteriori e 120 mm posteriori, ma se l'anteriore è abbastanza classico con un angolo di sterzo da 67,5 gradi, è la struttura posteriore che è molto innovativa. Rimane quello che è un po' il carattere più distintivo delle biciclette Lee Coogan, l'SCS, Structural Crossbar System. In pratica il caro posteriore passa davanti al tubo verticale, questo per andare a ottimizzare la rigidezza di quella zona, rendere tutto più fermo e soprattutto trasferire al meglio la potenza. I primi tornanti devo dire che quello che è il comportamento è molto simile a quello di una XC pura, che mi sono bello basso sull'anteriore, riesco a chiudere molto bene i tornanti senza grossi problemi, e quindi benché sia bella aperta e ben bilanciata riesco veramente a fare i tornanti senza grossi problemi. Lee Coogan sostanzialmente ha bucato il tubo obliquo e ci ha infilato dentro l'ammortizzatore. Diventa un pezzo strutturale del telaio. Avendo abbassato tantissimo l'ammortizzatore e avendolo integrato all'interno del tubo obliquo, si sono anche trovati ad avere, con alcuni ammortizzatori, con il Fox per esempio, la valvola che va ad essere coperta dal telaio, cosa che invece non succede con l'Öhlins TXC. E quindi Lee Coogan ha studiato una serie di adattatori che permettono, aggiungendo pochissimo peso, di andare a poter lavorare senza problemi tranquillamente su quello che è la pressione dell'ammortizzatore, ma anche un altro raccordo che va a rendere più dolce quello che è il passaggio del cavo dell'ammortizzatore. Lee Coogan ha pensato veramente a tutto, ha voluto abbassare al massimo il baricentro della bicicletta per renderla super guidabile, ma anche facile da mantenere. Inoltre, se pensate che lì possa essere a rischio fango, a rischio polvere e tutto, c'è una copertura specifica. La bici scorre tantissimo, mi piace proprio tanto come scorre, sembra su tutto, anche sul rotto, un po' sulla salita tecnica qui, che oggi comunque il sentiero è ancora molto bagnato. C'è quel bel rumorino, riesce veramente ad avere tanta trazione. Oggi ho abbassato un po' il manubrio e sono un po' più in avanti e mi sento decisamente meglio. Sto trovando sempre più quella sensazione vicina a una cross country da gara pura, però con quel qualcosa in più che me la fa sentire meno cattiva dal punto di vista racing, ma che mi dice lasciami andare, fammi andare
ti porto io, tu guidami e basta, e ti do tanta fiducia e ci si diverte insieme. Sfruttando proprio quello che è l'asse dell'ammortizzatore sono riusciti ad abbassarlo il più possibile, così da portare il peso della bicicletta e quindi il baricentro della bicicletta il più in basso possibile, una cosa che io ho sentito tantissimo durante il riding. Non fatico a dire che è una delle biciclette 120 cross country con anche un po' di anima racing più facili che io abbia provato ultimamente. Sicuramente una di quelle che mi ha dato più soddisfazione. Ci ho girato con Tony Longo, abbiamo provato veramente a stargli dietro, super confident fin dal primo metro. Non ho dovuto prendere la minima confidenza con la bicicletta. Prima curva sul bagnato e già mi sentivo a 200 all'ora, e dire con questa bicicletta io oggi faccio veramente paura. Sarai curioso anche di abbassare un pelo le sospensioni, di farle ancora più morbide, perché secondo me in discesa poi diventa veramente una mini down country. Secondo me come sensazione globale adesso è molto simile a quello che è ad esempio la Scott Spark come tipologia di guida, che in effetti è una XC tanto discesistica e a tanti piace proprio per quello. Il carro non ha aggiunto Horst, super rigido, e sono cambiati veramente tanto quelli che sono i foderi alti, perché sono molto schiacciati e molto larghi. Non hanno un lavoro a balestra, ma vanno ad assorbire un po' quello che sono le vibrazioni che arrivano dal posteriore, però essendo molto schiacciati danno una grandissima rigidità. La sensazione è proprio quella di avere tanta rigidità sul posteriore, ma come ho provato sui trail non è un carro secco, non è un carro di quelli che sbacchetta. Più che altro sta tantissimo attaccata a terra, non la senti mai andare in crisi, non senti, soprattutto anche quando vai forte, entri magari un po' sporco, non la senti che sbacchetta dietro, segue tanto, e quindi a me ha dato una grossissima sensazione di sicurezza. Non mi sono mai trovato a dire tiro il freno perché mi sento fuori dai miei limiti, anzi dicevo, se ne avessi di più ne darei ancora, la bici tiene tanto. Senti proprio che tiri delle trone dietro mortali. Qui è entrato dritto per dritto, non ha fatto una piega. Ti ho lavorato bene. Cioè sembra una 140, cioè sembra avere molta più escursione. Naturalmente, essendo una bicicletta pensata per quello che è il mondo del cross country, è anche molto leggera. Il telaio pesa 1800 grammi in taglia M con l'ammortizzatore e la bicicletta pesa 10,8 kg, così standard di serie. In realtà pesa 10,9 kg perché all'interno del tubo sterzo abbiamo un comodissimo multitool realizzato da Granite. Subito pit stop. Il telaio è realizzato con un mix di fibre Toraica T1000 e T800 per andare a ottimizzare la risposta del carbonio a seconda dei vari input che arrivano sia dal rider sia dal terreno. La geometria è stata cambiata ma non stravolta, appunto un tubo sterzo da 67,5 gradi, un tubo piantone da 75,5 gradi. Il caro posteriore è stato leggermente allungato, siamo a 430, e come interasse non siamo a valori enormi perché siamo a 1140 mm, quindi un interasse abbastanza medio, ma sui sentieri devo dire che l'ho trovata sia molto agile nelle salite strette. Io l'ho provata soprattutto a Massa Marittima durante il Bike Connection Winter 2024, quindi la salita per eccellenza spaghetti, tornanti molto stretti, non una pendenza incredibile, ma comunque dove le biciclette lunghe fanno abbastanza fatica. Lì invece si girava veramente facile, si riusciva a entrare anche abbastanza dritti dentro i tornanti per poi chiuderli all'ultimo, però senza avere mai quella sensazione di sottosterzo che danno le biciclette troppo rigide nella parte anteriore. E poi in discesa invece si apre tutto e si va veramente
alla grandissima. È una bicicletta che sul veloce sta tanto attaccata a terra e poi appunto nello stretto riesce invece a essere gestita in maniera rapida, veloce, con quell'idea di race machine. Lee Coogan l'ha creata per essere la sua bicicletta trail. Io personalmente penso che di trail ci sia l'anima, ci sia l'idea, ma qui siamo di fronte a una bicicletta che può essere senza nessun problema portata in gara. Sicuramente è quella pensata per la Coppa del Mondo, per i cross country più tecnici e quelli più cattivi, anche perché appunto abbiamo una bicicletta con grandissima capacità in discesa e un peso che la rende un'ottima scalatrice, perché comunque 10,8 kg per una 120 pura, comunque con gomme abbastanza importanti, veramente è un ottimo peso. Quello che mi è piaciuto sui trail è il fatto che ci sia un intermedio bello sostenuto, e qui è anche un po' merito della collaborazione tra Lee Coogan e Gallo Moto, che ha fatto sì di avere un po' di sostegno in più nell'intermedio, quindi andare a creare una sospensione molto italiana. Però sei molto italiano, perdonami, te lo posso dire, sei molto italiano. Così è chiuso. Intermedio. Aperto. Ma Lee Coogan aveva delle taglie un po' tutte sue, un po' con delle misure che andavano a essere intermedie. Qui invece le taglie sono 4, S, M, L e XL, ma sono taglie classiche. Anzi, direi anche un po' più corte di quello che ci si aspetterebbe, perché il reach in taglia M è 4,38, quindi non va ad avere quei reach super lunghi che stiamo vedendo ultimamente, e questo infatti fa sentire chi arriva dal mondo pedalato da tanto tempo un po' più a casa. Non bisogna allungarsi, soprattutto si riescono a utilizzare degli attacchi in manubrio non super corti, ma qui per esempio siamo su un 70 virtuale. Il fatto di aver cambiato le taglie dà anche la possibilità di avere un doppio portaborraccia. Su questo tipo di schema di solito è veramente difficile avere il doppio portaborraccia. Il nome trail è un po' fuorviante, perché sì, allora se magari utilizzassi una sospensione un po' più morbida diventerebbe un po' più trail, ma qui comunque è una bici praticamente cross country pura da gara 120 che può essere portata veramente al limite, può diventare può essere guidata come una trail. Ma qui secondo me se si vuole andare a gareggiare, soprattutto se si vuole se si usa un settaggio delle sospensioni come questo che abbiamo usato oggi, che ci ha fatto Roby Gallo, secondo me potrebbe senza problemi essere anche una bici da gara. È veramente quella bici che chi pedala secondo me si troverà molto bene, perché la può usare sia dal punto di vista delle gare, per le gran fondo, per quello che sono anche le marathon, ma anche per andare a divertirsi, e la vedo benissimo nei giri lunghi in estate, tipo Livigno, quando classici da ritiro estivo. Qua secondo me ti diverti tantissimo, proprio sali veloce e prendi qualsiasi sentiero a scendere a bomba. Giusto? La gamma Crossfire Trail, oltre a questa colorazione bianca e alla colorazione nera, che tra l'altro sarà quella utilizzata dal team Soudal Lee Coogan International, c'è anche la colorazione Boreal, che personalmente trovo spaziale, veramente bellissima, super cangiante, metà bianca e metà con questo colore che cambia, veramente veramente spaziale. Ci sono poi 3 allestimenti, questo è il top di gamma, e ragazzi, state attaccate alla sedia dove siete seduti, perché Lee Coogan non solo secondo me ha fatto una grandissima bicicletta da guidare, ma finalmente la propone con un prezzo molto interessante. 8.700 euro per il top di gamma non è per nulla tanto, sono prezzi praticamente di Canyon, diciamocelo. Prezzo di entrata invece della bicicletta allestita con lo SRAM GX AXS 5.899.
Via, bella. Bella, dai. Figata. L'Icurant Crossfire Trail bicicletta, 120 mm anteriori, 120 mm posteriori, carattere super racing ma pensata anche per un utilizzo oltre, un utilizzo down country. Non ci vedremo male una forcella da 130 e qualcuno ci ha detto che ci sta senza problemi la forcella da 130, quindi volendo si può vitaminizzare, renderla veramente cattiva. Colori bomba, design mi piace un sacco, azienda italiana che è comunque un plus, prezzo top di gamma molto interessante. Per me è una delle migliori biciclette 2024 e spero che abbiate tutti voi la possibilità di provarla e di andare poi a darci le vostre opinioni. Aspetto i vostri commenti qua sotto come al solito e poi per finire 3 commenti finali, quindi iscrivetevi al canale cliccando sul bottone rosso qui in basso, un bel like al video e soprattutto gas aperto. Il vero problema qua è lo style police. Io non so se si può. Ma io l'ho messo perché ci metti con la trasmissione. Pesa di più la coppia di pedali della bici. Vabbè.